Allora, è da un po' che non parliamo di carte ed è ormai da più di un anno che sono in viaggio perpetuo. Perciò è arrivato il momento di fare un aggiornamento di tutto ciò che uso per i miei viaggi. Per fare in modo di risparmiare, non sprecare soldi in commissioni inutili e dalle volte guadagnare addirittura qualcosina. Questa volta partiamo a rovescia, vi do subito le conclusioni e poi vi spiego tutto il setup. Io per viaggiare, e come sempre tutti i link in descrizione, uso una combinazione di queste tre carte: Curve, Revolut e Crypto.com. Ed oggi in questo video voglio spiegarvi tutti i trucchi per ottenere il massimo da queste tre carte. Partiamo dal principio. Con cosa pago in giro per il mondo? Dovunque sia e qualunque cosa stia facendo, io pago sempre con Curve. Nello specifico Curve Metal Investor, perché tempo or sono, da quanto mi piaceva il loro progetto, ho anche investito su di loro. Anche se prima di avere questa versione possedevo gelosamente Curve Blue, il loro piano completamente gratuito, e Curve Black. Tra l'altro ora hanno ridisegnato tutto con un nuovo design di carte che mi piacerebbe avere tra le mani ed il loro piano gratuito si chiama Curve Standard. In ogni caso, per chi non sapesse cos'è Curve, stiamo parlando di una carta portafoglio. Infatti l'idea non è quella di sostituire i vostri conti principali o le carte che già avete, ma è quella di aggiungere a loro funzioni, rimuovere commissioni e averne diverse con voi. Mi spiego meglio. Nella pratica, la prima cosa che farete una volta attivato un conto Curve è quello di aggiungere al suo interno le vostre carte. Per questo io la chiamo carta portafoglio. Dopodiché, una volta fatto, con un'unica carta, con Curve, potrete effettuare qualunque pagamento e decidere a quale carta debitarlo. Ma ora, quali sono i principali vantaggi di questa cosa? Prima di tutto, banalmente, la possibilità di scegliere ogni volta la carta a cui volete addebitare il pagamento, che tra l'altro con la funzione back in time si estende anche post pagamento. Semplicemente andando su una transazione già effettuata potete tranquillamente selezionare un'altra carta a cui addebitarla. Poi la seconda cosa, e la più importante per chi viaggia, è la possibilità di affidarsi al cambio valuta di Curve. Questo lo dico perché molte delle carte che avete, senza nemmeno che lo sappiate, hanno folli commissioni sul cambio valuta, e purtroppo questo vale per il 99% delle carte lì fuori. Curve invece, anche solo con il piano gratuito, vi permette di avere il cambio valuta all'attuale Forex Exchange senza commissioni fino a 500 euro al mese. Ma cosa succede nella pratica? Facciamo un esempio. Voi siete a Londra, pagate con Curve in sterline ovviamente. Curve effettuerà il cambio valuta per voi e addebiterà alla vostra maledetta banca, con commissioni folli, il pagamento direttamente in euro, in modo tale che loro non vi possano imporre nemmeno mezza commissione, perché il cambio è già stato fatto da Curve. E la stessa cosa vale per i prelievi, che sono gratuiti fino a 200 euro nel piano gratuito. Poi ovviamente se volete alzare le soglie ci sono gli altri due piani, Black e Metal. Ma se già non lo avete, perlomeno provate il piano standard, che è completamente gratuito. E tra l'altro, se usate il mio link che vi lascio qui sotto, otterrete anche 5 euro bonus al vostro primo pagamento. Ok, ora fino a qui abbiamo il nostro layer di pagamenti, il nostro portafoglio. Ma che ci mettiamo dentro il portafoglio? Le mie carte principali sono due: la carta Royal Indigo di Crypto.com e la carta Metal Gold di Revolut. Partiamo dalla Royal Indigo di Crypto.com, che è la carta dove addebito sempre i miei pagamenti. I vantaggi di questa sono innumerevoli ed in descrizione vi lascio sempre la scheda completa con tutti i dettagli. Ora però facciamo un'immersione sui motivi per i quali la utilizzo. Sicuramente un vantaggio che non fa male è che tramite questa carta hai Spotify e Netflix gratuitamente. Ma la cosa per me principale di questa carta è il cashback. Infatti per ogni pagamento che viene effettuato tramite questa carta ti viene retribuito un 3% di cashback in CRO. Vi faccio un esempio. Ieri ho comprato delle cose su Amazon ed in tutto ho speso circa 700 euro. E come vedete qui, come cashback, mi sono stati attribuiti circa 60 CRO, che al prezzo attuale equivalgono circa a 21 euro, il 3% di 700. E piano perché non è finita qui, con Curve, se passate i piani a pagamento Black o Metal, avete addirittura ulteriori cashback. Io per esempio, avendo la Metal, posso scegliere 6 negozianti dai quali ho l'1% di cashback, ed avendo scelto Amazon tra questi, mi sono stati restituiti su Curve altri 7 euro come cashback. Ed alla fine non è male avere un ritorno di circa 30 euro per una spesa su Amazon che comunque avrei dovuto fare. Poi piano, ora qui voi potete dirmi che per avere questa carta di Crypto.com bisogna bloccare 3.500 euro in staking di CRO. Ora qui non spiego questa dinamica, se la volete approfondire la spiego bene nella mia recensione di Crypto.com. Comunque alla precedente affermazione la mia risposta sarebbe: i soldi che mettete in staking non sono soldi che perdete, ma sono soldi che vi permettono di accedere a diversi vantaggi. E perlomeno nel mio caso, nel tempo, i vantaggi mi hanno più che ripagato e ora quando voglio posso riprendere quei CRO e venderli. In ogni caso voi per iniziare
iniziare potete sempre partire con la carta Ruby, che richiede in staking 350 euro in pari valore CRO e che comunque dà il 2% di cashback. O altrimenti potete sempre optare per la carta gratuita, che comunque vi dà l'1% di cashback. Poi qualunque carta doveste scegliere, fosse anche il piano gratuito, qui sotto come sempre vi lascio il mio link e codice invita un amico, tramite il quale potete avere $25 bonus in pari valore CRO. Ora, arrivati qui, rispetto all'inizio manca ancora una carta menzionata, perché fino ad ora vi ho spiegato come effettuo i pagamenti, ma non ancora come gestisco la liquidità, le transazioni, i bonifici e tutto il resto. Qui mi viene in soccorso Revolut, che ormai è diventato pressoché il mio conto principale. Io qui in realtà ho infinite cose da dire di questa carta, perché li amo e utilizzo il loro servizio ormai da anni. E la cosa strabiliante è che tuttora ogni 2 mesi continuano ad aggiungere nuove funzioni. Ed ormai l'app di Revolut è diventata una piattaforma finanziaria a tutto tondo, su cui potete fare pressoché qualunque cosa. Gestire il denaro in non so quante valute, comprare azioni, cripto o commodities, creare piani di risparmio, fare donazioni ed una valangata di tantissime altre cose che, se volete, potete sempre andare ad approfondire nella mia recensione completa. Ora qui voglio condividervi la funzione di Revolut che io utilizzo per la maggiore e che può essere utile per chi conduce uno stile di vita simile al mio. La funzione che io utilizzo per la maggiore è la possibilità di gestire diverse valute, scambiarle tra di loro, ricevere e mandare pagamenti senza alcun tipo di problema in qualsiasi valuta ed ovunque nel mondo. Poi ovviamente le soglie con cui si possono fare questo tipo di operazioni dipendono dal piano che possedete. Io ora, dopo averli provati pressoché tutti, utilizzo il piano Metal e tra l'altro mi è appena arrivata la loro carta limitata placcata oro. E sì, lo so, come potete notare, di queste cose sono abbastanza patito. Comunque, già a partire dalla versione gratuita di Revolut avete già pressoché tutte le funzioni. Poi per la gestione potete sempre gestire diverse valute, ma l'unica cosa è che con il piano gratuito il cambio valuta è gratuito solo fino a un massimo di 1.000 euro al mese. Perciò anche qui, anche di Revolut, c'è una versione gratuita, quindi provatela, e anche di questa, se volete, trovate il mio link invita un amico qui sotto in descrizione. E fidatevi di me quando lo dico, sono sicuro che di Revolut vi innamorerete. Pensate che di loro la prima recensione che ho fatto risale a 4 anni fa e ogni anno mi piace sempre di più il servizio. Ora qui potremmo metterci a parlare di altri 1000 vantaggi che offrono queste 3 carte messe insieme. E dato che stiamo parlando di viaggi, possiamo anche metterci qui a fare un elenco infinito di funzioni relative al viaggio che queste carte offrono, come assicurazioni, accesso alle lounge, protezioni sugli acquisti, possibilità di bloccarle, eccetera eccetera eccetera. Io però non voglio annoiarvi con tutti i dettagli e se volete approfondire vi lascio la recensione completa di ognuna di queste 3 carte qui sotto in descrizione. Vi ricordo poi che se le volete provare e attivare, qui sotto in descrizione trovate tutti i link con tutti i bonus. Io ora spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.